Cosa c'era cosa c'era in quell'immagine? Cosa c'era? C'era un teschio, ragazzi. C'era un teschio molto importante. Il teschio di Yarrick. Condoglianze, ragazzi. Perché, beh, sembra morto. È morto? Non è morto? Quasi morto? Si erano diffuse le voci. Poi è spuntata la pagina del Codex di Nona di Guardia, in cui un presunto rapporto sembrava voler fare onorificenze per questo ufficiale morto in circostanze ignote. Ma è vero? Perché bisognava guardare anche l'altra faccia, l'altra parte della medaglia, perché comunque tanti personaggi vengono reputati morti. Poi in realtà non lo sono. Anche in particolar modo per i commissari. C'è il commissario Kane che più volte, io ve l'avevo già detto in un'altra live, più volte è stato decretato morto e a un certo punto l'hanno decretato morto così tante volte e poi lui ogni volta ha dimostrato vivo che per legge imperiale è stato decretato che il commissario Kane non potesse essere più legalmente dichiarato morto, perché troppe volte i documenti erano risultati inutili, quindi anche se a un certo punto lo vedono morto davanti ai loro occhi, crepato, trucidato, non è legale per l'Imperium dichiararlo morto perché troppe volte si è dimostrato il contrario. Se abbiamo una situazione del genere, anche Yarrick tu puoi avere un lecitissimo dubbio del sì vabbè, ma quante volte l'Imperium registra puttanate perché hanno una delle burocrazie più terribili mai inventate in un universo fittizio. Ho detto, quindi, vabbè, ci hanno scritto che Yarrick è morto. Sì, vabbè, posso fidarmi fino a un certo punto. Ora vi dico una cosa. Ho saputo delle cose. Non chiedetemi tempi, perché non lo so. Allora, Yarrick muore, ma uscirà un modello particolare. Questo modello è Yarrick Sni. Perché fare un modello di qualcuno che presumibilmente è morto? Forse perché qualcuno non deve sapere che è morto. Perché è utile, è molto utile, che per qualcuno sia ritenuto vivo. Orchi. È utile che Yarrick sia vivo contro gli orchi. Il timore che Yarrick incute e la leggenda vive, esiste ancora. Yarrick, pur essendo morto, può continuare ad essere utile. Come lo fai questa cosa? Con un modello che interpreterà Yarrick. Sebastian Yarrick, il commissario Sebastian Yarrick sarà morto, ma qualcun altro assumerà la sua identità. Persone abbandoneranno la propria identità e diventeranno Yarrick. Yarrick diventa un grado militare. Devi abbandonare quello che eri prima, cancellato, boom, tu non sei più quella persona. Tu sei Yarrick d'ora in poi. E verrai accompagnato dalla testa di Yarrick. Se ho capito bene dovrebbe esserci tipo servo Yarrick. E sono persone, cioè metteranno la chela, che mi è parso di aver capito che la chela sia la sua, cioè proprio la sua, cioè metteranno non una chela, prendono la chela che aveva Yarrick e ce l'avrà questa nuova persona. Perché questa persona dovrà essere Yarrick. Anche perché ragazzi, io non so, questo dettaglio non lo so, se il personaggio avrà proprio l'aspetto, nel senso, se questa persona subirà anche dei trattamenti chirurgici per assomigliare a Yarrick. Quindi nel senso, se il modello avrà anche delle fattezze che tenteranno di assomigliare a lui. Questo non lo so. È possibile che il servo teschio possa prendere il controllo del falso Yarrick magari per qualche momento. Non lo so, questa non è un'informazione che possiedo. Non è un'informazione che possiedo. Ti dico, sono leggermente insicuro sul fatto che si porti effettivamente dietro il servo teschio. Sono leggermente insicuro su questa informazione. Però sul fatto che la persona interpreti Yarrick, cioè che Yarrick diventi un ruolo, quello sono sicuro. Questo è quello che ho modo di dirvi adesso. Poi più avanti riparliamo.